benvenuti a tutti di nuovo, bentrovati qui sul mio canale a Paris in Cucina. Oggi diciamo che mi vedete mezzo busto perché non ho capito, mi è piaciuta tanto sta maglietta, la Commodore 64. Io chiaramente l'ho presa per lontani ricordi. Va bene, detto questo, oggi proseguiremo di nuovo il nostro tour gastronomico. Ci sposteremo di poco da dove eravamo la scorsa settimana, che eravamo nel sud-ovest degli Stati Uniti d'America, ovvero Texas, Arizona, New Mexico e California, e scendiamo giù in Messico e andremo a fare uno dei piatti, penso, più tradizionali, più conosciuti al mondo, ma soprattutto anche più colorati, come è colorato questo meraviglioso paese, ovvero i tacos. Di tacos ce ne sono diverse ricette. Io quelle che farò oggi è quella di pollo, visto che la scorsa settimana avevo già utilizzato la carne macinata per fare il chili con carne. Siccome i tacos si fanno anche con la carne macinata o anche con la carne e poi tagliati di stelle sottili come quella del pollo di oggi, ho preferito fare il pollo. Ho abbinato anche delle salse che già ho messo in video negli scorsi giorni, ovvero la pico de gallo, la salsa roca piccante e la guacamole. Quindi adesso vediamo gli ingredienti e la ricetta e ci vediamo dopo la fine del video.
una ricetta, in questo caso io guardando bene le ricette messicane, proprio dei siti messicani, tra parentesi ne ho trovata una, questa signora che si chiama Janette, fa 3.630.000 followers, una cosa spaventosa. Eppure è una persona veramente molto simpatica. Ha fatto vedere che i tacos, cioè le tortillas, pardon, quelli di mais, oltre che a scottarle sulla piastra, si possono anche friggere, cosa che ho provato a fare e per esempio a mia moglie e alle ragazze è piaciuta molto. Io un po' di meno, la preferisco un po' più asciutta rispetto a quell'altra. Per quello che riguarda invece le spezie che ho messo, io devo chiedere scusa a una persona che mi ha seguito e che giustamente mi ha fatto notare che nel video del chili con carne era specificato bustina Tex-Mex ma non quello che c'era dentro, e ha ragione, perché non tutti magari riescono a trovare questo tipo di condimenti che sono generalmente nel settore etnico dei supermercati. E ora ve ne faccio vedere una senza farvi vedere chiaramente la marca, perché non posso far vedere la pubblicità. Allora, la bustina è questa, io ve la faccio vedere così chiaramente dal retro. In pratica si trovano all'interno del reparto etnico dei supermercati, chiaramente quelli un pochino più forniti, però giustamente se c'è qualcuno che non riesce a trovarle perché magari i loro supermercati sono meno forniti di questi prodotti, ho messo appunto la specifica sul video. Quindi il mix di queste spezie non è altro che 2 cucchiai d'origano, 2 cucchiai di paprika, un cucchiaino di peperoncino, ma questo è a vostro gusto se vi piace o meno, un cucchiaino di sale, un cucchiaino di pepe nero e un cucchiaio di cumino romano macinato, quello che usano loro, perché a dispetto del nome il cumino romano non è italiano ma viene coltivato direttamente in America, mentre invece noi abbiamo il cumino classico, che è quello che si utilizza tanto soprattutto nel nord Italia e in Austria e in Germania, macinato, e quindi ho messo quello. Questa è la miscela base per aromatizzare la carne, in questo caso il petto di pollo, per fare i tacos. Per il resto della ricetta è abbastanza semplice. Quello che ha di piacevole questa ricetta, oltre a sentire dei profumi un pochino diversi, è fatta apposta per le famiglie o per incontrarsi, adesso che finalmente riusciamo a rivederci anche con i nostri amici, anche se stando sempre attenti, mi raccomando. È uno di quei piatti conviviali appunto che ci aiutano a stare insieme agli altri, perché è bello portare queste vedine fatte, scottate o fritte nel momento e poi ognuno di loro mette dentro ciò che desidera, quello che gli piace di più. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, se è così ricordate di mettere il bel pollicione in su. Per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella lì sotto per non perdere i prossimi video. Se avete dei suggerimenti o qualche piatto che avete voglia di vedere di qualche parte del mondo che a voi vi è molto caro, fatemelo sapere nei commenti e io cercherò di accontentarvi. Noi ci vediamo alle prossime ricette, buona giornata!